Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che a una stesa generica prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura che andremo a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con l'ancora che ci parla già di un buon inizio. Vuol dire che c'è un raggiungimento, un risultato di un qualcosa che avete fatto precedentemente o semplicemente c'è un nuovo equilibrio. Avere dei riscontri positivi vi aiuterà ad aver maggior speranza e anche volontà, determinazione, l'impegno da poter utilizzare nelle varie cose. Spesso può anche indicare che magari c'è una situazione che ha bisogno di essere fermata volutamente per capire e comprendere meglio come farla evolvere e crescere nel modo giusto, soprattutto per quanto riguarda le relazioni e le cose più importanti. Può aiutarci una persona presente nella nostra vita, tendenzialmente qui abbiamo una figura maschile, può essere assolutamente sì, ricordo che comunque una stesa generica può riguardare un'energia generica, cioè di una persona, e di sicuro vi posso dire che può essere una persona molto forte, molto protettiva, anche abbastanza pratica. Potrebbe essere anche una vostra energia che magari vi è utile nel gestire alcune cose, perché si vede in questa settimana che passiamo da una fase che può sembrare comunque ferma o di conseguimento, come vi dicevo prima, ad una fase in movimento e in fermento. Diciamo, questa carta, la cicogna, parlando di cambiamento, anche di notizie, ed essendo una carta di movimento, può indicare trasferimenti, viaggi, partenze, ritorni, eccetera, e anche delle nuove situazioni, quindi eventi e notizie. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, vediamo insieme. Allora, andando a parlare delle coppie, magari alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare per trarre le vostre informazioni. Troviamo la lavanda e la genziana che possono parlare di conflitti e di tensioni, quindi aver un po' di agitazione sia per questioni strettamente personali, sia per magari alcuni atteggiamenti che possono un po' insospettire o dare un po' fastidio. Ricordo che voi comunque avete delle energie abbastanza positive, e cioè la possibilità di capire, comprendere, fermare le cose un attimino per far sì che alcune emozioni, alcune cose non prendano il sopravvento. Come dicevo, sì, è vero, potrebbe essere un po' difficile gestire alcune cose, soprattutto emotivamente e soprattutto a livello relazionale. Magari sono cose che non dipendono da voi, ma da qualcuno che è accanto. Ricordo che è vero, stiamo parlando di amore, coppia single, però magari si possono riferire anche a un familiare, a una persona amica. Si vede che comunque
il consiglio massimo è quello di essere molto, molto pratici, molto attenti, molto precisi, adottare prudenza proprio per cercare di capire e comprendere meglio, di fare chiarezza se vi accorgete che comunque sono dei conflitti vostri personali interiori, oppure se magari le cose dipendono anche dalle circostanze esterne o dagli altri. Per i single c'è una fase molto particolare perché la lavanda può far capire che magari, o non siamo soddisfatti o ci sono comunque delle situazioni che non stanno volgendo proprio a nostro favore. Se state frequentando una persona, magari ci sono dei blocchi, degli impedimenti, qualcosa che ahimè non sta funzionando. Le motivazioni possono essere tantissime, magari questo potrebbe essere un momento giusto per fare chiarezza, oppure non siete soddisfatti perché magari non ci sono le conoscenze giuste o interessanti per voi, magari si va a chiudere questo periodo. La carta della prudenza invita comunque ad andare pian pianino avanti e considerare l'ipotesi di fare un cambiamento nella vostra, diciamo, vita sia sentimentale sia probabilmente anche sociale. E adesso procediamo con la parte più pratica del lavoro e delle finanze, dove troviamo la carta gelosia. Può fare riferimento sia a qualcuno intorno a voi che può essere geloso, perché no, magari se ci sono critiche, se ci sono dei litigi, delle discussioni nell'ambiente lavorativo, allora magari sapete già con cosa e con chi avete a che fare. Oppure si può trattare in un senso più lato di un periodo dove magari c'è un po' di sfiducia, un po' di apatia, un po' di stanchezza, magari degli avvenimenti sfavorevoli mi hanno buttato un po' giù di morale, magari anche delle spese o delle cose che per voi non stanno tanto funzionando. Potrebbe essere una fase passeggera, può anche essere che se tutto procede al meglio ci può essere qualche avvenimento o di poco conto o comunque veloce dove potreste sicuramente risolvere nell'immediato. Magari lì potete subito intercettare, e cioè quando vi trovate in una situazione potrebbe essere una spesa imprevista, potrebbe essere un impedimento ad un incontro, un appuntamento o qualsiasi altra cosa. Si vede già comunque che possono essere, come vi dicevo, cose di poco conto, oppure con la pazienza, la costanza e l'impegno sicuramente riuscirete ad ottenere i vostri risultati, anche se si tratta di cose molto più complesse. Questo può riferirsi a chi ha il lavoro, a tante altre situazioni riguardo questioni burocratiche, legale e soprattutto per chi sta cercando lavoro. Magari il momento potrebbe essere un po' difficile, un po' sfavorevole, però si sta avvicinando una fase molto più proficua, molto più intensa, che potrebbe portarvi a dei cambiamenti. Questi vi consigliano di valutare, di studiare, di verificare e magari valutare anche se è il caso di fare cambiamenti, perché è l'impegno, la costanza o comunque saper di procedere in un certo percorso che vi farà ottenere risultati, maggiori risultati nella vostra ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!